La vita. A volte un semplice gesto di generosità può tessere una tela di eventi inaspettati, trasformando la disperazione in un trionfo e un pezzo di pane in un impero di compassione. Ciao, sono Rossana e ti invito a scoprire come un atto di pura gentilezza ha cambiato per sempre il destino di Eleonora, portandola da un abisso di solitudine a un potere inimmaginabile che userà per salvare chi le ha teso la mano. Il freddo della sera mordeva l'asfalto e la giacca sottile di Eleonora. Lei si strinse nelle spalle, con l'unico desiderio di diventare invisibile, un'ombra tra le tante che popolavano la città. Il suo stomaco era un nodo stretto, un misto di fame e disperazione. Davanti a lei, la vetrina di un panificio era un miraggio caldo, quasi un sogno. Ma il sogno si infranse quando il proprietario, un uomo dal viso arcigno, uscì sulla porta. «Ancora tu? Vattene, fai scappare i clienti!» le gridò contro, agitando una scopa come se fosse un'arma. Le sue parole la ferirono più del freddo. Eleonora indietreggiò, con le lacrime che minacciavano di ghiacciarle sulle guance. Stava per arrendersi e sparire nel buio, quando una voce calma ma decisa si intromise. «La lasci in pace, non le sta facendo niente di male». Un uomo elegante, con un bel cappotto e un'aria gentile, si era messo tra lei e il negoziante. Lanciò al proprietario un'occhiata di puro disappunto, poi si chinò leggermente verso di lei. Nel suo sguardo non c'era pietà, ma qualcosa di molto più raro e prezioso: rispetto. Entrò nel negozio, comprò una pagnotta ancora calda e tornò fuori. Senza dire una parola, la porse a Eleonora. Lei lo guardò, incapace di parlare, sentendo il calore del pane attraverso la carta. I suoi occhi si riempirono di nuovo di lacrime, ma questa volta non erano per il freddo o la cattiveria. Erano lacrime di gratitudine per un gesto di gentilezza inaspettato. Annuì, in un grazie silenzioso, stringendo quel pane come se fosse il tesoro più grande del mondo. Solo un anno prima Eleonora non avrebbe mai potuto immaginare una fame così reale, un freddo così spietato. Un anno prima il suo mondo era una gabbia dorata, lussuosa e immensa. Viveva in una villa che dominava la città, una fortezza di vetro e marmo dove ogni suo desiderio materiale veniva esaudito ancor prima di essere espresso. Era la figlia unica di Riccardo Molati, un magnate della finanza, un uomo che misurava il mondo in grafici di borsa e il cui affetto assomigliava più a un dividendo, raro e concesso solo a fronte di risultati impeccabili. La sua vita era un copione scritto da altri, lezioni private, eventi di gala, chiacchiere superficiali con i figli di altri uomini potenti. Era un pezzo pregiato nella collezione del padre, un simbolo del suo successo da esibire e un giorno da usare per sigillare un'alleanza strategica con un matrimonio combinato. Ogni sua mossa era controllata, ogni sua scelta criticata se non si allineava al grande piano di suo padre per l'impero Molati. «Eleonora, devi capire», le disse Riccardo con la sua solita voce priva di calore durante una delle loro rare cene. «Questa non è un gioco, è una questione di eredità, di responsabilità. Un giorno tutto questo sarà tuo, ma devi dimostrare di meritarlo. Sposerai Lorenzo Bellini. La loro azienda si integra alla perfezione con la nostra. La decisione è presa». Eleonora posò la forchetta. Il cibo le si bloccò in gola. «Papà, io non sposerò Lorenzo. Non lo conosco nemmeno. E non voglio questa vita. Non voglio essere una pedina sulla tua scacchiera». La sua voce tremava per la rabbia repressa per troppo tempo. «Voglio scegliere. Voglio scoprire chi sono, non chi tu vuoi che io sia». Riccardo la guardò con fredda delusione. «Sei una Molati. È tutto ciò che devi essere. La gratitudine è una moneta che evidentemente non conosci. Hai tutto, Eleonora. Assolutamente tutto. E lo disprezzi. Questa tua ribellione giovanile è patetica». Quella notte la parola tutto le rimbombava in testa. Aveva tutto, eppure non aveva niente. Non la libertà, non l'affetto, non uno scopo che sentisse suo. Era soffocata dal lusso. E quella notte, mentre la villa dormiva in un silenzio perfetto, Eleonora prese la sua decisione. Non un capriccio, ma un atto di sopravvivenza. Prese uno zaino, ci mise dentro pochi vestiti, i contanti che aveva nel portafoglio e nient'altro. Lasciò il telefono, le carte di credito, i gioielli. Lasciò l'identità di Eleonora Molati su quel letto immacolato. Scese le scale in silenzio, attraversò i giardini come un fantasma e varcò il cancello per la prima volta da sola, senza autista, senza destinazione.
E per la prima volta, nonostante la paura, si sentì terribilmente, meravigliosamente viva. I primi giorni furono uno shock brutale. La città, che aveva sempre visto dall'alto di un attico o dal finestrino di una limousine, si rivelò un labirinto ostile. Il rumore era assordante, la gente un fiume che la ignorava. I soldi finirono in fretta, spesi per notti in ostelli squallidi e cibo troppo caro, perché non sapeva come altro procurarselo. Presto anche l'ostello divenne un lusso. La sua prima notte all'aperto fu puro terrore, il freddo le entrava nelle ossa, ogni rumore era una minaccia. Imparò in fretta le dure leggi della strada. Imparò a leggere i volti delle persone. La maggior parte la guardava con disprezzo, alcuni con fastidio, quasi nessuno con un po' di compassione. Imparò a conoscere la fame vera, non un leggero languore tra i pasti, ma un dolore costante che le annebbiava i pensieri. Giorno dopo giorno, la ragazza viziata e ribelle spariva, lasciando il posto a una creatura magra e spaventata, ma temprata dalle difficoltà. La sua ribellione si era trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Fu in quel periodo che iniziò a notare l'uomo del panificio, non quello arcigno, ma l'altro, l'uomo che le aveva dato il pane. Lo vedeva spesso nella zona, gestiva una piccola caffetteria bistrò, un locale elegante ma accogliente chiamato Il Chicco d'Oro. Si chiamava Marco. A differenza degli altri, lui non la cacciava mai. A volte, verso l'ora di chiusura, la vedeva rannicchiata in un angolo e le lasciava un sacchetto con gli avanzi del giorno. Non diceva molto, solo un cenno col capo e un sorriso gentile. Un giorno, mentre una pioggia gelida sferzava la città, Eleonora si rifugiò sotto la tenda del suo locale, tremando senza riuscire a fermarsi. Marco la vide, uscì e le disse semplicemente: «Entra o ti prenderai un malanno». Esitante, lei entrò nel calore del locale. L'odore di caffè e dolci era quasi troppo. «Non posso pagare», mormorò, sentendosi umiliata. «Non ti ho chiesto soldi», rispose Marco porgendole una tazza di tè fumante. «Mi chiamo Marco». «Elena», mentì lei. Da quel giorno nacque una timida amicizia. Marco non le fece mai domande sul suo passato, sembrava capire che ci sono storie che non si vogliono raccontare. Le parlava invece della sua vita, del suo sogno. Il chicco d'oro era tutto per lui. Ereditato dal padre, lo aveva trasformato con fatica e passione, facendo un grande investimento e accendendo un prestito considerevole, convinto di farcela. Eleonora, o meglio Elena, iniziò a fare piccoli lavoretti per lui in cambio di cibo e di qualche ora al caldo. Puliva i tavoli, lavava i pavimenti. Marco apprezzava la sua dedizione, vedeva oltre i vestiti logori e notava un'intelligenza acuta e una determinazione silenziosa. «Sei sveglia, Elena», le disse un pomeriggio, «hai occhio per i dettagli». «Mio padre diceva sempre che non ero abbastanza attenta», rispose lei di getto. Fu la prima volta che accennava alla sua famiglia. Marco le sorrise. «Beh, tuo padre si sbagliava». Quelle semplici parole le diedero più conforto di qualsiasi complimento avesse mai ricevuto. Per la prima volta si sentiva apprezzata per quello che era, non per il nome che portava. Tuttavia, col passare dei mesi, un'ombra iniziò a comparire sul volto di Marco. Era più teso, preoccupato. Un giorno lo sentì al telefono, la voce agitata. Parlava della banca, di rate insostenibili, di un'economia che non girava. Il grande investimento che doveva essere il suo trampolino di lancio si stava trasformando in un cappio al collo. Stava per perdere tutto, il suo sogno, l'eredità di suo padre. Eleonora sentì una fitta al cuore. L'unico uomo che le aveva mostrato gentilezza stava per essere schiacciato. E lei era impotente, non aveva niente, non poteva fare niente, e quella sensazione di impotenza era peggio della fame, peggio del freddo. Ma il destino, a volte, rimescola le carte nei modi più impensabili. Una settimana dopo, Eleonora era nella biblioteca pubblica, l'unico posto caldo dove poteva passare le giornate. Stava leggendo le notizie online, un'abitudine che aveva preso per sentirsi ancora collegata al mondo. Fu allora che lo vide. Un titolo su un portale di finanza. Il magnate Riccardo Molati stroncato da un infarto. Futuro incerto per l'impero. Il mondo di Eleonora si fermò. Le parole le danzavano davanti agli occhi. Suo padre? Morto. Fu travolta da un'ondata di emozioni contrastanti. Shock, un dolore sordo e inaspettato e una strana sensazione di cambiamento. Nonostante tutto, era pur sempre suo padre.
Ma la sua morte significava anche qualcos'altro, l'eredità di cui lui parlava sempre, quella responsabilità che lei aveva rifiutato, ora era caduta sulle sue spalle. Nello stesso articolo lesse che gli avvocati di famiglia la stavano cercando. Era l'unica erede. Senza di lei l'impero Molati rischiava il collasso. Per giorni Eleonora fu combattuta. Poteva rimanere Elena e lasciare che quel mondo bruciasse, oppure poteva tornare e affrontare il destino da cui era fuggita. Ma ora qualcosa era diverso. L'anno passato per strada l'aveva cambiata. Non era più una ragazzina viziata. Aveva conosciuto la sofferenza, ma anche l'importanza di un singolo gesto di gentilezza. E pensò a Marco, pensò alla sua generosità e alla sua imminente rovina. Con una determinazione nuova prese la sua decisione. Non sarebbe tornata per il potere o per i soldi, sarebbe tornata per usare quel potere e quei soldi per fare la differenza, per salvare l'uomo che l'aveva salvata quando lei non era nessuno. Contattò lo studio legale del padre, l'incontro fu surreale. L'avvocato, che la conosceva da quando era bambina, quasi non la riconobbe. Ma quando Eleonora parlò, con una fermezza che sorprese entrambi, ogni dubbio svanì. In poche settimane Eleonora Molati era tornata, ma non era più la stessa. I suoi abiti erano di nuovo firmati, ma i suoi occhi avevano una profondità che prima non avevano, forgiata nelle difficoltà. La sua prima mossa come nuovo capo della Molati Enterprises non fu una riunione con il consiglio di amministrazione. Fu occuparsi di un piccolo bistrò chiamato il Chicco d'Oro. Marco era seduto a un tavolo vuoto nel suo locale, con la testa tra le mani. Davanti a lui, due uomini in giacca e cravatta della banca stavano mettendo fine al suo sogno. «Signor Berasti, ci dispiace», disse uno con finta cortesia. «Le abbiamo dato tutto il tempo. Il debito è insostenibile. Domani mattina l'ufficiale giudiziario verrà a porre i sigilli. Il locale andrà all'asta». Marco non aveva più nemmeno la forza di discutere. Era finita. Proprio in quel momento la porta si aprì. Entrò una donna, seguita da un uomo con una valigetta. Indossava un tailleur impeccabile, i capelli raccolti, il portamento di chi è abituato a comandare. Marco la guardò a malapena, perso com'era nella sua disperazione. «Signori», disse la donna, la sua voce chiara e forte che riempì il silenzio, «credo ci sia un malinteso». I due banchieri si voltarono, infastiditi. «Mi scusi, signora, questa è una questione privata». «Non più», rispose lei, avvicinandosi. «Sono Eleonora Molati, della Molati Enterprises, e da oggi la mia holding ha acquisito l'intero pacchetto di debiti del Chicco d'Oro, quindi, se non vi dispiace, la conversazione è finita». I due uomini rimasero a bocca aperta. Il nome Molati rimbombò nella stanza. Balbettarono qualche scusa e uscirono in fretta. Marco alzò finalmente lo sguardo, confuso, guardò quella donna potente e per un attimo nei suoi occhi vide qualcosa di familiare. «Eleonora Molati?» mormorò. «Non capisco». La donna si sciolse in un sorriso che lui conosceva bene. «Forse mi riconosci meglio così», disse, con una voce più dolce. «Come Elena». Il mondo di Marco si capovolse, fissava la potente donna d'affari e poi pensava alla ragazza magra e silenziosa che puliva i suoi pavimenti. La stessa persona. Era impossibile, eppure era vero. Elena. Fu tutto ciò che riuscì a dire. «Sono io, Marco», confermò Eleonora. «Mi hai dato del pane quando non avevo nulla e tutti mi voltavano le spalle. Mi hai dato calore quando avevo solo freddo. Mi hai trattato come una persona. Lascia che sia io, ora, a ripagare quel debito. È il minimo che possa fare». Un mese dopo, il Chicco d'Oro non solo era salvo, ma stava fiorendo. Con i nuovi capitali e soprattutto con l'acume per gli affari che Eleonora aveva ereditato dal padre, ma che ora univa all'empatia imparata per strada, il locale era diventato un punto di riferimento in città. Eleonora non si era limitata a pagare il debito. Aveva proposto a Marco una partnership. Lui avrebbe continuato a gestire il locale con la passione di sempre. Lei si sarebbe occupata della strategia. Erano seduti a uno dei tavoli, davanti a due caffè. «Ancora non ci posso credere», disse Marco, scuotendo la testa con un sorriso. «Credici», rispose Eleonora. «Mio padre mi ha lasciato un impero, è vero, ma sei stato tu a insegnarmi la cosa più importante, il valore di un gesto gentile. Ho capito che il potere senza empatia è vuoto e la ricchezza senza un briciolo di umanità è solo un altro tipo di povertà».
Poco dopo, Eleonora usò le immense risorse della sua azienda per lanciare la Fondazione Il Pane Quotidiano, un'organizzazione dedicata a fornire cibo, riparo e una seconda possibilità a chi vive ai margini. E a dirigerla volle proprio Marco, l'uomo il cui cuore era stato così grande da vedere del valore in una persona quando non aveva nient'altro. A volte pensiamo che per cambiare il mondo servano imprese colossali, ma storie come questa ci insegnano una verità più semplice e profonda, che il più piccolo atto di gentilezza, un pezzo di pane offerto senza chiedere nulla in cambio, può piantare un seme. E quel seme, nel terreno giusto, può crescere fino a diventare una foresta, cambiando non solo una vita, ma il destino di molti. Perché non c'è potere più grande di un cuore gentile e non c'è investimento migliore della compassione. Cosa ne pensi di questa storia? Credi anche tu nel potere dei piccoli gesti? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. E se ami le storie che fanno riflettere e ispirano, non dimenticarti di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.